Bentornati su Cryptoanalisi, io sono Tius e oggi andremo ad analizzare Ripple. L'avete scelto voi all'interno di un sondaggio su Facebook, all'interno del gruppo Cryptoanalisi, e vi chiedo innanzitutto, siete interessati alla moneta perché è un progetto molto interessante oppure semplicemente perché ne sentite parlare sempre e solo male? Scrivetemelo nei commenti e io sarò interessato veramente a sapere il vostro punto di vista. Detto questo, ovviamente parleremo di XRP, ma non solo della moneta, ma anche del protocollo, quindi XRP Ledger, parleremo della società Ripple Labs. Parleremo anche delle situazioni che sono inerenti per esempio con Visa, perché se non lo sapete Visa ha acquisito una società, ma lo vedremo ovviamente più avanti lungo il racconto di questo video. Detto questo, ovviamente vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi per cui quello che andrò a dire sono semplicemente le mie analisi e possiamo incominciare. Benissimo, prima di tutto partiamo dall'attualità, quindi guardiamo i dati tecnici attuali, cioè di oggi. 48 centesimi è il prezzo in euro ovviamente di oggi, attuali, e abbiamo una variazione nelle ultime 24 ore pari al 2,43% in negativo, ma come sappiamo XRP è una delle monete più stabili o comunque più lente nella crescita e nella decrescita di tutto il mercato, e non parliamo di stablecoin, quindi teniamo conto anche di questo fattore. Non è una stablecoin, ma è una di quelle più stabili al riguardo appunto di tutto il settore. Ora andiamo a vedere invece la capitalizzazione attuale: 21 miliardi e 865 milioni, e vediamo che abbiamo un volume pari a 3 miliardi e mezzo praticamente. Ora, come potete vedere, io su CoinMarketCap ho già aperto la storia, quindi praticamente sono andato a vedere i dati inerenti allo storico e giusto appunto sono andato a vedere l'ultima bull run, quindi nel 2017-2018, che cos'è che è avvenuto. E io ero presente, avevo già acquistato XRP a quel tempo e posso dirvi che in quel periodo XRP è stata, oltre una delle poche monete che ha superato Ethereum alla seconda posizione, anche se per poco tempo, è stata anche una delle monete che aveva raggiunto i 100 miliardi di capitalizzazione. Ma siccome non mi piace farvi credere sulla mia parola, mi piace farvi vedere direttamente che cosa è avvenuto. Sono andato a prendere i dati e, come potete vedere, il 4 gennaio 2018, cioè il giorno in cui ha raggiunto il suo massimo storico di 3,28 euro, abbiamo raggiunto la bellezza di 105 miliardi. Ok? 105 miliardi, e non è stato il momento di massima capitalizzazione, anzi il massimo capitale l'abbiamo raggiunto proprio il 7 gennaio con 111 miliardi. Ora vi chiederete, ma perché ci parli della capitalizzazione? Innanzitutto perché la capitalizzazione è veramente infima in questo momento. Se guardiamo è veramente un quinto, quindi di per sé possiamo vedere un ampio margine di guadagno qualora appunto tornasse a questi livelli. Ma non è questo il punto importante. Il punto importante è che non avevamo mai raggiunto però volumi di questa intensità, di questa capacità, se non nei periodi appunto recenti. Nel 2018 il massimo raggiunto comunque avevamo praticamente quasi 7-8 miliardi, vedete, 6 miliardi, avevamo 5 miliardi, 4 miliardi, ma nei periodi invece di, chiamiamoli magra, cioè dove praticamente non c'era nessun movimento propenso ovviamente a una spinta così energica, cioè quando valeva più o meno l'attuale prezzo, cioè 37 centesimi, parliamo 43 centesimi se vogliamo prendere proprio quello più vicino, avevamo 2 miliardi, ma prima, come potete vedere già dai numeri, era praticamente la definizione migliore che mi viene in mente era inesistente come volume, perché parlava praticamente di 100 milioni di euro. E questo è un dato molto molto rilevante, perché se lo paragoniamo ovviamente alla capitalizzazione di quel tempo, cioè 7 miliardi, vediamo che la crescita che c'è stata poi è stata esponenziale, e la domanda che ci possiamo porre tutti è: perché proprio in quel momento è esplosa XRP? Bene, i più faciloni, cioè i superficiali, diranno sicuramente è perché Bitcoin stava crescendo. In realtà non per quello, e oggi andiamo a vedere proprio il perché. Quindi per capire il perché dovremmo andare ovviamente sul suo sito. Allora, innanzitutto, piccolo punto importante: il sito è cambiato da quando ovviamente è nata l'azienda, e oltretutto è cambiato anche il simbolo. Ma
Perché è cambiato il simbolo? È divertente, ve lo racconto in 2 secondi. Praticamente c'è stata una causa con l'ideatore degli spinner, che sono quegli oggetti che ruotano sul dito, ci hanno fatto la pubblicità in questi anni. Perché innanzitutto quello era l'ideatore, era praticamente uno dei dipendenti di Ripple, e se notate la forma dello spinner e del vecchio simbolo di Ripple sono molto simili, tant'è che solamente quest'anno è finita la causa in cui appunto veniva accusato l'ideatore degli spinner di aver rubato il simbolo, e Ripple ha vinto in quel caso. Ad ogni modo, non voglio stare qui a dilungarmi su questa cosa che è veramente pur parler, però è divertente, era giusto dirlo. Ad ogni modo, come potete vedere, innanzitutto nel 2018 Ripple ha iniziato a vendere a grandi sistemi, e di fatti poi dopo ha incentrato la sua campagna promozionale proprio agli istituti finanziari, e questo probabilmente è anche dovuto al suo protocollo. Vedremo poi dopo come mai. Ad ogni modo, come potete vedere, già in prima linea vediamo subito questa comunicazione che è XRP, la migliore risorsa digitale per pagamenti globali. Ora, chi sono allora coloro che sono interessati a fare pagamenti a livello globale? Ovviamente sono gli istituti finanziari, quindi banche e tutto il resto, per un'opzione più veloce e affidabile, ovviamente con un approvvigionamento di liquidità su richiesta. E qui allora ci poniamo il dubbio, quindi gli XRP sono illimitati, si possono produrre quando si vuole, e questo è un dato negativo per una criptovaluta e soprattutto per una mentalità che è quella che ha instaurato, anzi instillato in tutti i bitcoiner, cioè coloro che sono anche fan di Bitcoin, cioè praticamente l'elemento scarsità. Allora, innanzitutto, torniamo un attimo un passo indietro. Su CoinMarketCap abbiamo max supply, quindi il massimo che si può raggiungere di erogazione di questa moneta è di 100 miliardi, quindi già questo dato ci pone a un altissimo target. Abbiamo veramente tante monete, e quindi ovviamente se non abbiamo un ampio margine all'interno della capitalizzazione non arriveremo mai a raggiungere la parità, ma quelle circolanti sono pressoché la metà. E vi domanderete, allora le altre sono da minare? No, perché XRP non è una moneta minabile, perché l'azienda Ripple Labs ha deciso di tenere una visione totalmente opposta al mining, perché innanzitutto il mining ha un impatto ambientale, e Ripple Labs sostiene di voler essere propensa a mantenere l'ambiente, e quindi di conseguenza il rispetto e tutte quelle norme che ad alcuni invece non interessano. E quindi che cos'è che ha fatto? Ha semplicemente detto: io le mino già tutte, le raccolgo e poi dopo le diffondo nel mercato un tot alla volta. Difatti, se andiamo a vedere i dati, nel 2017-2016 abbiamo una diffusione che comunque è veramente molto bassa, come vi dicevo già prima, abbiamo dei volumi pari a 100 milioni con una capitalizzazione che girava attorno agli 8 miliardi, e parliamo del 2017 dicembre, quindi in procinto di una crescita. Se andiamo ancora più indietro possiamo notare come i valori tendono ad essere ondivaghi, però allo stesso tempo tendono, più si va indietro, ad essere sempre più ridotti. Difatti in questo momento siamo ancora a novembre 2017, quindi inizio bull run e tutto il resto, e vedete che comunque siamo sempre sulla cifra del volume, ovviamente 63 milioni. Quindi in questo caso parliamo del 4 novembre, più o meno inizio bull run, e come possiamo vedere praticamente stiamo veramente nella situazione di magra. Ora, andando avanti ovviamente col discorso che vi dicevo prima, che cos'è XRP? Leggiamo dal sito: XRP è una risorsa digitale creata per i pagamenti, è la risorsa digitale nativa su XRP Ledger, una tecnologia blockchain decentralizzata, open source e senza autorizzazione, che può regolare le transazioni in 3-5 secondi, qua dicono. XRP può essere inviato direttamente senza bisogno di un intermediario centrale, rendendolo uno strumento conveniente per collegare due valute diverse in modo rapido ed efficiente. E qui torniamo allora alla domanda precedente. Dunque, XRP, visto che se ne sono 100 miliardi, dove sono i 50 miliardi che mancano? Ce li ha l'azienda Ripple Labs. Non li ha però diciamo confiscati, li ha semplicemente posti all'interno degli escrow, cioè dei conti che poi dopo mensilmente liberano un quantitativo X predestinato da un contratto smart che comunque li obbliga a dover riversare
Ha delle particolarità che adesso vado a enunciare, ma su questo dato non sono andato a prendere il documento perché sennò avrei dovuto spulciare dentro nel codice, ma vi dico più o meno quello che succede. Il contratto permette a loro di poter revocare la rivendita semplicemente per via del fatto che sono loro gli stessi creatori, ma possono essere anche sulla base della rete gli stessi, cioè quindi i validatori, a decidere se le monete all'interno di quegli escrow possono essere bruciati oppure no. Quindi di per sé, visto che non sono Ripple Labs, cioè la società, gli unici detentori, non decidono loro e basta, perché non sono gli unici validatori all'interno di tutta la rete RippleNet. Spero di essere stato chiaro. In sintesi, ve lo riassumo: RippleNet è una rete ovviamente distribuita, quindi è una blockchain decentralizzata, e questa cosa qua permette a tutti i validatori di poter decidere sulla sorte degli XRP che sono posti in questo momento a tutela dentro gli escrow di Ripple Labs, che non sono di Ripple Labs ma sono collegati ad essa solamente per il fatto che è lei che ha creato i suddetti conti e ha creato questo smart contract. Ora, andando avanti, possiamo andare a vedere come viene utilizzato XRP. Più veloci, meno costosi e più scalabili di qualsiasi altra risorsa digitale. XRP e XRP Ledger vengono utilizzati per alimentare la tecnologia innovativa in tutto lo spazio dei pagamenti. Ripple si concentra sulla tecnologia di costruzione per aiutare a liberare nuova utilità per XRP e trasformare i pagamenti globali. Le terze parti stanno anche perseguendo altri casi d'uso relativi a XRP. Ora, XRP viene utilizzato principalmente per degli scambi transfrontalieri, quindi di conseguenza la banca X nell'Europa dovrà mandare i soldi in Taiwan, allora di conseguenza farà il trasferimento, manderà euro, al posto di comprare la moneta del posto andrà semplicemente a comprare gli XRP, i quali venendo trasferiti in maniera automatica, cioè in maniera immediata, scusate, verranno cambiati immediatamente col cambio dell'istante, cioè di 3 secondi dopo, con la moneta del posto. Questo è molto importante perché? Perché per le banche è molto, come si può dire, fruttuoso non andare a spendere inutilmente in fee, perché alla fin dei conti noi paghiamo le commissioni quando facciamo le nostre transazioni sugli exchange, ma provate a immaginarvi quanto potrebbe essere una fee, una commissione nel cambio dell'attuale protocollo SEPA, che ci vogliono 3, 4, massimo 5 giorni. Bene, se potete immaginare questo cambio, potete immaginare come anche la struttura, tutto quanto, anche le persone che ci lavorano all'interno delle banche che prima facevano questo di lavoro, adesso perderanno molto probabilmente il lavoro, ma allo stesso tempo la banca ci guadagna in operatività e soprattutto snellendo il lavoro, e chi rimane dentro ovviamente si ritroverà una mole di lavoro inferiore e molto probabilmente rimarranno solo i dirigenti. Però di per sé non è questo il nostro interesse, a noi interessa capire che progetto è e dov'è il suo caso d'uso. Bene, il suo caso d'uso principalmente è quello, e abbiamo parlato di banche normali, andiamo a parlare di una banca commerciale o di un istituto finanziario o addirittura di un fondo finanziario, di un fondo di investimento. Provate a immaginare chi fa per esempio trading, quindi di per sé chi ha bisogno di un impatto immediato sul cambio della valuta. Io devo comprare subito dollari, devo aspettare che il mio broker faccia il cambio. Il momento in cui io farò il cambio, ovviamente lo richiedo in quell'istante, il mio broker va a perdere nella plusvalenza o nella minusvalenza che si genererà poi successivamente quando dovrà andare a recuperare i soldi che io ho acquistato. Per esempio, se io vado a comprare 100 euro, vado a cambiarli con i dollari, in quel momento io ovviamente prenderò 100 euro dal conto del mio broker. Nel momento in cui io però sono andato a prendere quelli, lui ha ricevuto dollari. Nello stesso istante lui deve andare dalla banca a dire: ok, io però adesso ho bisogno di coprire un ammanco di euro, quindi devo rivendere ancora in questi dollari e deve aspettare altro tempo. Ovviamente io adesso ho fatto in questo modo molto semplicistico, il lavoro dietro è molto più complicato, ma e anche i trasferimenti non sono quotidiani, sono settimanali o mensili, però di per sé penso che questo vi possa illuminare sull'utilità che può avere XRP in un settore come quello. Quindi gli istituti finanziari sono molto allettati e soprattutto sono molto ingolositi dalla possibilità di risparmiare e soprattutto dalla possibilità di operare immediatamente con un cambio praticamente immediato. Ora,
Come vi dicevo prima, quindi gli XRP si possono bruciare, è una blockchain decentralizzata e già abbiamo smentito praticamente metà delle bufale che vengono dette in giro all'interno di tutti i social media, dove dicono appunto XRP è centralizzato, XRP non si può decidere se bruciarli oppure no perché ce l'ha in mano la società. Sono già tutte cose che non sono del tutto vere o perlomeno sono totalmente fuori luogo perché non hanno una pertinenza nella realtà. Ad ogni modo, andiamo avanti. RippleNet, i clienti di RippleNet possono utilizzare XRP per l'approvvigionamento di liquidità nelle transazioni transfrontaliere invece del perfezionamento, garantendo un regolamento immediato, commissioni di cambio inferiori e un uso più efficiente del capitale circolante. Anche qui, ora, è quello che vi ho detto praticamente poco fa. La RippleNet funziona così: io vado a vendere euro prendendo XRP, l'XRP viene trasferito direttamente al conto Y e in quel caso il trasferimento poi dopo viene cambiato direttamente sull'XRP con il dato del dollaro in quel caso, perché magari la moneta che è del paese a cui sto mandando gli XRP è il dollaro. Però io come utente finale non me ne accorgo perché fa tutto la banca o fa tutto la card e qui entreremo in gioco con il discorso Visa, ma con calma. Andiamo avanti, vediamo RippleX, è la piattaforma di sviluppo aperta e già ancora andiamo a smentire la diceria di Ripple per soldi, ovviamente per cash. Attraverso i progetti RippleX gli sviluppatori sfruttano XRP e la sua tecnologia sottostante in casi d'uso dei micropagamenti, all'e-commerce, agli scambi e altri peer-to-peer. Ora, parlando dell'e-commerce mi viene in mente la notizia di quest'anno dove Amazon è andata praticamente a mettersi in partnership con una delle partner di Ripple che utilizza appunto XRP. Perché ha fatto questa partnership? Perché nel Sud America Amazon aveva bisogno di maggior appeal e soprattutto aveva maggior bisogno di una velocità che le banche del posto non potevano offrire. Siccome PayPal in quel periodo non aveva ancora ben saldi, diciamo, dei clienti grandi, non aveva nemmeno la possibilità di operare sul posto, ha deciso praticamente di affidarsi a un ente terzo che era un partner di Ripple. E parliamo di Amazon, non parliamo di e-commerce.com che non so chi sia. Capite? Cioè, parliamo di enti che sono piuttosto interessanti sia a livello speculativo, sia a livello anche di investimento, ma anche semplicemente di interesse collettivo, perché tutti ormai usiamo Amazon. Andiamo avanti, XRP e XRP Ledger sono tecnologie open source e ancora andiamo a smontare su cui chiunque può costruire per iniziare scopri di più su xrpl.org. Andremo a vedere tutti questi rimandi, tutti questi button. Vi sto solo facendo vedere in questo momento la home del loro sito, che già solo andare a leggere la home smentisce tutte le cose come vi dicevo prima. Ora, non mi voglio dilungare su questa cosa qua, l'avete capito ormai, si va a smentire, basta. Ora, andiamo avanti e come funziona XRP Ledger? Il libro mastro è gestito dai partecipanti indipendenti di una comunità XRP globale, di cui XRP è un membro attivo. I nodi i nodi di validazione indipendenti giungono a un accordo sull'ordine e la validità delle transazioni XRP. Questo accordo, chiamato consenso, serve come soluzione definitiva e irreversibile. Ora, non sto qui a dilungarmi troppo su questa parte qua perché sennò dopo andremo a leggere, potete leggerla tranquillamente voi, mettete in pausa e leggete o andate sul sito. Ora vi faccio leggere una cosa, in questo caso, questo è il punto interessante. Oggi i validatori attivi nel libro mastro includono università, borse e istituti finanziari. Attualmente ci sono 36 validatori di questi tipi e Ripple ne gestisce 6, il 16%, quindi anche semplicemente in questo caso possiamo dire che non è centralizzato. Ora, interessato a eseguire un validatore, cioè se volete voi essere dei validatori, iniziate qui, cliccate sul link. Ora andiamo a vedere un rapporto. Il rapporto ovviamente è come chiedere se il vino è buono all'oste, però guardando ovviamente i dati possiamo ritenere che siano piuttosto effettivi. Addirittura Ethereum potremmo dire che ci vuole ancora più tempo attualmente. Ma ad ogni modo, Bitcoin dice che ha 3600 transazioni al secondo, ma in 60 minuti. Quindi Litecoin 600 o più transazioni al secondo, però per 10 minuti. Ed Ethereum, come vi dicevo, adesso possiamo aumentare, però ad ogni modo 120 per secondo, ma in 2 minuti.
Che cosa vuol dire? Che sì, è vero, fanno tante transazioni, ma ci vuole molto tempo prima che questa transazione venga poi eseguita. Quindi, guardiamo XRP, in 4 secondi fa tutte le stesse tipologie di transazioni. Ora, non è una questione di XRP è valida o meno, è semplicemente una questione di non l'ho scelto io, ho semplicemente seguito coloro che hanno interesse in questo settore di avere veramente efficienza. E come sappiamo, XRP, la maggior parte dei suoi clienti, li ha all'interno di banche, istituti finanziari e quindi personaggi o comunque istituti che hanno bisogno di velocità, ma non solo, di scalabilità. Ora, anche in questo caso ci sono state varie discussioni in Facebook o in altri social in cui molti mi dicevano XRP non è allettante perché non è scalabile. Ora, non è vero perché innanzitutto basta andare a vedere diciamo, il white paper che dopo vi lascerò ovviamente come link e questo è già un dato di fatto dove la scalabilità è insita nel protocollo, ma proprio perché serve agli istituti finanziari e quindi XRP gestisce costantemente 1500 transazioni al secondo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e può scalare per gestire lo stesso throughput, che vuol dire praticamente capacità, di Visa. Ora, Visa in questo caso viene buttato dentro come se fosse un competitor, ma quindi XRP è in competizione con Visa, che è in competizione con Mastercard. Avevamo già visto un paio di video fa che cos'è che è avvenuto su Ripple, Visa e Mastercard, ma dopo lo andremo a vedere ancora bene, perché è un dettaglio che dal mio punto di vista è molto interessante. Andiamo a vedere distribuito, gestito da una rete decentralizzata di oltre 150 validatori a livello globale. Quindi in questo caso si va oltre il livello di università, istituti finanziari e tutto il resto. Quindi se già prima aveva solamente il 16%, provate a immaginarvi a livello globale quanti altri ne esistono e soprattutto quanti potrebbero essere anche magari di Ripple, perché anche questo bisogna tenerlo conto. Ora, stabile, il track record dei 7 anni di XRP di tecnologia e governance stabiliti lo rende pronto per l'uso istituzionale e aziendale. Ora, non serve che ve lo dica io, l'abbiamo già visto con tutti i clienti che sta facendo, appunto con tutti i contratti che sta firmando. Ripple si conferma una delle aziende che comunque a livello del settore criptografico ha molto più appeal verso le aziende e le istituzioni perché? Perché comunque ha già dimostrato la sua affidabilità. E qui andiamo contro praticamente all'idea anche del fatto che serve semplicemente essere allettanti a livello pecuniario, cioè il valore e basta. Non basta solo quello, bisogna verificare anche l'utilità perché una tecnologia è utile e quindi verrà usata solo in quel momento in cui risolve dei problemi che la società ha, come per esempio le banche, una società che vive di per sé, hanno bisogno di maggior velocità e quindi Ripple offre questo vantaggio. Andiamo avanti, ecologico, come vi dicevo prima, praticamente l'impatto ambientale è uno degli interessi di Ripple. Il registro XRP regola istantaneamente le transazioni XRP senza i costi energetici associati alla prova di lavoro, quindi alla proof of work o all'estrazione mineraria, cioè praticamente il mining. Ora, quindi, come avevo già detto prima, andiamo a vedere un attimo quant'è che può pagare per ogni dollaro una banca. Guardate, il numero è qui ed è in costante diminuzione. Quando ho aperto la pagina stamattina era 8 e adesso parliamo praticamente di 7, non millesimi, ma quello successivo. Ecco, adesso in questo momento è aumentato, vedete? Praticamente siamo arrivati a un millesimo per dollaro, un millesimo. Tendenzialmente quanto paghiamo invece per ogni singolo euro che si va a versare? Cioè capite che già adesso una banca dice ok, è interessante e parliamo ovviamente a livello attuale, perché poi dopo come potete vedere diminuisce e aumenta. Ora passiamo ovviamente a tutto quello che è
invece interessante all'interno di tutto il sito, quindi capitale circolante, gratuito con liquidità su richiesta, che era il discorso che facevamo prima, cioè le monete sono infinite? Ah, ovviamente no, perché come abbiamo detto ne ha già estratte 100 miliardi. Ora andiamo a vedere quindi che cos'è che propone. Propone praticamente ai suoi clienti un servizio di cambio immediato, cioè quello che vi dicevo poc'anzi, dove l'azienda bancaria, la banca deve andare ovviamente a comprare direttamente quella moneta, cioè l'XRP, e serve che ci sia liquidità. Quindi di per sé, se non c'è liquidità XRP in questo caso, la banca rimane scoperta per un quantitativo X e questo quantitativo lo dovrà coprire in altre maniere oppure andando per il sistema tradizionale. Bene, con il sistema ODL XRP, cioè meglio con il sistema di Ripple, andiamo in teoria, secondo loro, a coprire ovviamente tutte le forme di pagamento. E poi parlano ovviamente i suoi sponsor, quindi Azimo utilizza la liquidità su richiesta per pagamenti internazionali più rapidi nelle Filippine. La soluzione ODL di Ripple ha ridotto significativamente i costi e i tempi di consegna per i trasferimenti transfrontalieri e i nostri clienti ne stanno vedendo i vantaggi. E questo è il CEO di Razimo. Ovviamente poi se scendiamo vediamo come viene strutturato praticamente il sistema e di fatti, come possiamo vedere, i conti di prefinanziamento nei mercati di destinazioni vincolano il capitale che potresti impiegare per far crescere la tua attività. Quindi, che cosa dicono? Noi abbiamo la possibilità di dare della liquidità, ma non solo per ovviamente fare le transazioni, ma anche per far crescere ovviamente le vostre attività, perché nel caso in cui voi avete abbastanza capitale e liquidità per poter fare le transazioni, siete più allettanti perché abbassate di sicuro le commissioni, perché non dovete andare a richiedere costantemente al mercato nuova liquidità. Quindi fa vedere appunto con uno schemino molto semplice, scusate, elimina le necessità di conti di prefinanziamento, che è quello che vi dicevo poco fa, veloce, invia pagamenti istantanei in tutto il mondo, l'abbiamo detto prima, conveniente, ottieni i migliori prezzi sul mercato sui tassi di cambio, che è appunto quello che vi dicevo poco prima, cioè andiamo a prendere adesso, se andiamo a comprare immediatamente con il valore e con le tempistiche, scusate, del sistema tradizionale ci teniamo X tempo. Se invece andiamo a comprare tramite XRP a grandi anche quantità o anche a piccole quantità, noi ci ritroviamo con un cambio immediato, quindi praticamente andiamo ovviamente ad abbattere il costo del tasso di cambio che fluttua nel tempo. Ad ogni modo andiamo avanti, vediamo altra pubblicità che alla fin dei conti non fa mai male per loro, ma come funziona la liquidità di richiesta? I clienti di RippleNet possono utilizzare XRP per collegare due valute in appena 3 secondi, assicurando che i pagamenti vengano inviati e ricevuti rapidamente in valuta locale su entrambi i lati di una transazione. Come potete vedere, il venditore, cioè colui che invia, manda dollari, lo cambia tramite XRP in, non mi ricordo che moneta è, mi sembra il Petro, però ad ogni modo, come potete vedere, il ricevente poi dopo lo diffonde nelle varie istituzioni. I beneficiari sono appunto la persona singola, le aziende e poi potrebbe essere appunto anche una forma di Stato. Però quello che praticamente andiamo a fare è praticamente il ciclo completo e lo copriamo nell'immediato, cioè 3 secondi. Andiamo avanti, perché utilizzare XRP? Ovviamente si fa le autodomande per potersi dare poi dopo le risposte e qui dice XRP è ideale per i pagamenti globali perché è più veloce, meno costoso, più scalabile e sostenibile di qualsiasi altra risorsa digitale. Bene, abbiamo visto questa parte qua. Andiamo un pochino più in dentro. Voglio sapere chi sono quelle persone o comunque quelle aziende che usano Ripple. Ovviamente non è facile saperlo, vi lascerò ovviamente un documento che è stato raccolto negli anni, l'ultima volta che è stato aggiornato però risale al 2018 e vi dico che già lì sono contate più di 200 istituti finanziari che ancora oggi utilizzano, l'unico che attualmente sembra non voler utilizzare più è MoneyGram, però ad ogni modo la rete finanziaria del futuro gestisci facilmente un'attività di pagamento globale e ad alte prestazioni. Bene, unisciti a centinaia di istituzioni finanziarie su RippleNet e qua vediamo Azimo che era quello di prima, poi Santander che non la conosce probabilmente non è mai stato in Inghilterra, SBI Remit, sono Standard Charter,
Via Americas, ecco questa qua io per esempio non la conosco, però comunque questi sono quelli che sono ovviamente in prima linea, ma possiamo andare a leggere poi nel documento UBS, possiamo leggere anche Credit Suisse, possiamo leggere ehm, per parlare di quelle italiane Unicredit, San Paolo, ce ne sono tantissime, poi c'è Western Union, ce ne sono tanti. Allora, semplifica i pagamenti globali e raggiungi nuovi clienti. Ovviamente qua adesso va a rifare la spiegazione che abbiamo visto prima, come funziona il sistema ODL, quindi On Demand Liquidity, che è quello che abbiamo visto poco fa, cioè il passaggio della moneta X che diventa XRP e diventa poi la moneta Y nell'arco di 3 secondi. Ottieni il vantaggio di RippleNet, cioè in oltre 55 paesi e oltre 120 coppie di valute. Quindi, come potete vedere, abbiamo già una bella copertura a livello globale. Allora, RippleNet disponibile è in quello blu e come vedete abbiamo l'Europa, l'America del Nord, l'America del Sud, l'Asia del Sud e attualmente sta entrando anche nell'Asia centrale. Poi abbiamo disponibilità di liquidità su richiesta, quindi di conseguenza anche in quei casi la liquidità può essere richiesta in forma di XRP e qui abbiamo Australia, abbiamo l'America centrale, le Filippine, abbiamo una situazione molto interessante. L'Africa, per esempio, per metà è bianca, vuol dire che non è ancora stata coperta, però se guardate bene manca veramente poco, mancano praticamente le situazioni dove o è destabilizzata la situazione oppure dove praticamente esistono dei regimi autoritari e quindi lì entrerebbero in gioco le CBDC e se non sapete cosa sono le cripto delle banche centrali e questo Ripple ha proposto appunto un suo white paper proprio appositamente per loro e anche lì si è già dimostrato grande interesse. Ad ogni modo andiamo avanti, esperienza del cliente superiore, migliora la fedeltà della tua azienda offrendo ai tuoi clienti migliore esperienza di pagamento sul mercato, quindi di conseguenza quello che abbiamo detto prima, poi modern infrastructure sfrutta la tecnologia blockchain all'avanguardia per semplificare i servizi di pagamento e ridurre i costi, soluzioni di liquidità uniche, elimina il prefinanziamento e il capitale circolante gratuito con la liquidità on demand. Partnership di rete semplificata, espandi la tua rete e raggiungi facilmente i corridoi chiave connettendoti ed effettuando transazioni con i principali ricevitori dei mercati chiave. Quindi sono tutte informazioni che servono ovviamente a un papabile cliente. Infrastruttura decentralizzata e ancora lo vanno a ripetere, messaggistica modernizzata. Poi soluzione di liquidità. Allora, la messaggistica non dovete immaginare WhatsApp, però più o meno le banche funzionano come WhatsApp perché si mandano dei messaggi, quindi di conseguenza com'è che funziona? Allora, la semplifico. Io oggi voglio pagare tramite la banca X un mio amico che sta in Cina con la banca Y. Cosa faccio? La mia banca gli mando il segnale, lei manda un messaggio all'altra banca e gli dice guarda che il mio correntista sta pagando al tuo correntista e questa è la cifra. È un messaggio e di fatti questo messaggio poi ovviamente viene criptato, viene comunque messo in forma un pochino più articolata di quello che vi ho semplificato adesso, ma alla fin dei conti il succo è praticamente un messaggio WhatsApp che arriva dall'altra parte. Bene, loro dicono il nostro sistema di messaggistica funziona e il tasso di fallimento è dello 0% perché fino ad ora non ha fallito. In più è anche perché questo sistema, oltre a essere rodato da un decennio, è anche messo in opera da più validatori grazie alla struttura decentralizzata. Inoltre, soluzioni di liquidità, cioè zero in prefinanziamento. Perché? Perché me lo compri in questo momento, quindi per questo momento io ti posso già dare subito la liquidità. E questo ovviamente poi sta alla banca decidere se farlo o meno in quell'istante oppure accumularne già prima. Molte accumulano proprio perché abituate con i vecchi sistemi. Ad ogni modo, OnePay FX di Banco Santander espande l'attività di pagamenti internazionali utilizzando RippleNet e anche qui va altra pubblicità. Poi guarda come funziona RippleNet, l'abbiamo spiegato prima, quindi non vi servirà. E ora vediamo invece cos'è che sono andati ad avere come miglioria diciamo, i partner che sono entrati ultimamente. 22 secondi, tempo medio per regolare i pagamenti in Thailandia, Azimo. Invece RecBank, 2 settimane, tempo medio di go live, vuol dire di partenza dopo aver accettato, quindi firmato il contratto, per i nuovi partner RippleNet.
Money Match, 40% riduzione dei costi di pagamento trasfrontalieri su RippleNet. Ora, come vi dicevo, una banca ha veramente questo interesse. Perché? 40% è quasi la metà. Se prima pagava 1, pagherà 50 centesimi. E quindi questo per una banca che trasferisce milioni, se non miliardi, è veramente, veramente importante perché è un taglio netto alle spese. E poi, come vi ho detto, tutto il sistema è automatizzato grazie alla blockchain, quindi anche i servizi e anche le persone che servono a far funzionare i suddetti servizi vengono tagliati. Quindi sono sempre spese in meno. ISO 222 evolversi per soddisfare di nuovo il nuovo standard globale. Il mondo sta convergendo su un nuovo standard globale per i pagamenti trasfrontalieri moderni, ISO 222, per consentire questo passo successivo nell'interoperabilità globale e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Ripple fa ora parte dell'ISO 222 Standard Body, il primo membro focalizzato sulla Distributed Ledger Technology, la DLT. Quindi anche in questo caso abbiamo un marchio, tra virgolette, di garanzia sul suddetto progetto e sulla suddetta azienda. Quindi andiamo avanti e andiamo a vedere invece Ripple X, che è quello che interessa a me perché sono anche un developer, a tempo perso però, e quindi quello che faccio praticamente è costruisco applicazioni. Ho appena finito per esempio un giochino che è un escape room e di per sé potrebbe essere interessante far sì che le persone che hanno giocato prendano una forma di retribuzione o magari un guadagno. Perché? Perché potrebbe essere magari una moneta per un giochino che invece deve fare degli scambi all'interno. Prendiamo un gioco che conoscono tutti, Fortnite. Conosciamo tutti i V-Bucks, sono monete. Ecco, se al posto del V-Bucks ci mettete l'XRP, avete capito com'è che funziona questo sistema qui. La piattaforma aperta per il denaro, la piattaforma RippleX fornisce strumenti, servizi e programmi per sviluppatori per integrare denaro nelle loro app. Ora, come funziona? Casi d'uso, giochi, media, pagamenti, strumenti e servizi, kit di sviluppo RippleX, portafoglio RippleX, strumenti XRP, ILP. Adesso sembra che sto per prendere un ictus, però di per sé è quello che c'è scritto. Se andate a vedere il kit di sviluppo, poi dopo lo vedremo, di RippleX, è veramente molto dettagliato e possiamo entrare veramente nel codice. Quindi anche il fatto che sia centralizzato, nascosto tutto quanto, no, si può tranquillamente accedere e si può utilizzare ovviamente i loro strumenti. Poi protocolli PayString, indirizzamento, interledger, messaggistica, XRP Ledger, liquidazione e il discorso che abbiamo fatto prima. I protocolli LibroMaster XRP per pagamenti a regolamento in tempo reale, questo l'abbiamo visto prima. Abbiamo l'Interledger per pagamenti interoperabili, sono praticamente quei pagamenti che servono da struttura a struttura, cioè se io devo passare da applicazione A a applicazione B faccio il pagamento e siamo a posto. PayString invece è come se fosse un indirizzo email. Io al posto di pagare, come facciamo con PayPal, se al posto di mandare un messaggio tramite l'applicazione ti arriva una mail con dentro un link e ti è scritto io posso pagarti tramite questo sistema. Bene, praticamente come ho pagato? Ho pagato tramite una mail, ho solo scritto una mail praticamente, neanche ho scritto una mail, ho scritto solo l'indirizzo email. Quindi è come un indirizzo email però per il pagamento. Ora andiamo avanti, come potete vedere i casi d'uso, come abbiamo detto prima, i pagamenti all'interno delle applicazioni, i media, crea nuovi modelli di business che consentano ai creatori di contenuti di essere pagati direttamente. Ipotesi, YouTube, oggi io ho fatto il video, voi mi volete ringraziare e mi fate il pagamento direttamente su YouTube. Fra poco verrà inserito in America che è praticamente l'applauso, è una forma di pagamento diretto e quello però ovviamente viene trattenuto da YouTube in parte, ma allo stesso tempo no. Perché? Perché quell'altra parte viene mandata direttamente appunto al creatore e questo sistema si può creare tramite XRP o meglio Ripple X. Ora poi gaming, come avevo poco fa dato una spiegazione appunto. Andiamo avanti, guarda cosa stanno costruendo altri sviluppatori nella comunità Ripple X e questo appunto è il codice, una parte ovviamente, del suddetto. Poi andiamo avanti portafoglio, quindi possiamo andare a vedere anche all'interno del portafoglio, possiamo andare a vedere come strutturarlo e tutta la varia testnet e poi abbiamo anche XRP Ledger e l'Explorer, quindi possiamo andare direttamente a vedere le transazioni e così via. E qui siamo arrivati alla fine della pagina. Ora andiamo a vedere appunto il Ledger, che è il libro mastro. Come potete vedere qui abbiamo tutti i rimandi e
come se fossimo a scuola, ci danno tutti i consigli, tutte le librerie e noi possiamo imparare. E io utilizzo questi due linguaggi, cioè JavaScript e Java, e per me sarebbe molto semplice integrare la loro tecnologia all'interno delle mie applicazioni. Quindi di per sé possiamo tranquillamente, grazie al RippleX DevKit, iniziare veramente a strutturare delle applicazioni con l'XRP. E quindi ritorniamo a smentire, come dicevo prima, andiamo a vedere l'Interledger, anche qui possiamo integrare il loro portafoglio. Possiamo vedere invece il paystring, che è quello che vi dicevo prima, cioè praticamente l'indirizzo email per i pagamenti. Ora andiamo a vedere invece l'XRPL, quindi l'XRP Ledger nel mondo reale. Uso di XRP, attività nel registro e impatto nel mondo reale. L'abbiamo già visto prima, quindi di per sé vi faccio fare una scrollata così potrete ovviamente vedere, però non c'è nulla da vedere se non quello che abbiamo visto già prima. Io ve l'ho messo perché era uno dei rimandi che mandava appunto a questa pagina. Però se potete andate tranquillamente, trovate il sito xrpl.org e vi spiega praticamente come è strutturato il ledger. Potete costruirne anche uno, ovviamente voi. Ad ogni modo andiamo avanti, questo è il loro white paper, non mi voglio soffermare su di esso perché vi lascio il link, quindi potrete andare tranquillamente a andarlo a leggere, e vi dico che è stato aggiornato ultimamente. Siccome il video poi è anche piuttosto lungo, taglierei proprio la testa al toro e andrei a parlarvi dell'ultimo argomento, che è quello che mi interessa di più, cioè per chi l'ha già visto non dico nulla di nuovo, ma per chi non l'ha visto, Visa acquisisce Ripple, in realtà una partner di Ripple che si chiamava Heartport. Allora, che cos'è Heartport? Heartport era un'azienda, una startup che aveva strutturato il suo sistema per i pagamenti transfrontalieri sulla blockchain di Ripple, e quindi, visto che la notizia di questi ultimi giorni è Visa entra nel mercato delle cripto, secondo voi come ha fatto? Avendo acquisito ovviamente Heartport, e l'ha acquisita 2 anni fa, dategli il tempo di modificare un po' il codice perché sennò diventa ovviamente furto industriale. E di conseguenza che cosa è avvenuto? È avvenuto che Ripple adesso non è ovviamente confermato, anche perché non lo confermeranno mai nell'attualità, perché loro dicono no, noi abbiamo strutturato, dico Visa, abbiamo strutturato la nostra rete, Ripple non c'entra. Però se andiamo anche per paradossi, possiamo dire che la concorrenza è stata acquisita in piccola parte, in meno in tecnologia, dalla stessa Visa. E se Heartport ha strutturato tutta la sua struttura appunto per i trasferimenti transfrontalieri sulla struttura blockchain e sull'XRP Ledger, quindi di conseguenza su XRP, che credete che Visa abbia cambiato al 100% tutto il codice? Personalmente ho dei dubbi, quindi come avevo già predetto in altri video, Visa e Ripple in questo momento è come se stessero avendo una partnership, anche se in realtà non è alla luce del sole. Se dovesse diventare alla luce del sole, non mi stupirei di vedere degli aumenti ovviamente considerevoli su Ripple. Ma perché probabilmente non hanno ancora messo la luce del sole? Perché Ripple è in causa grazie alla SEC. E non mi voglio dilungare, ho già creato dei video appositamente per spiegare la causa SEC, ma voglio farvi capire solo un piccolo punto, poi vi lascio. Praticamente, Ripple, essendo in causa con la SEC, avrà dei problemi molto grandi all'interno del settore americano, quindi del mercato americano, e questo tutte le grandi aziende lo sanno, e siccome la maggior parte della liquidità all'interno dei mercati azionari e la maggior parte delle aziende che fanno queste transazioni sono quotate in borsa, sono della liquidità americana, perché doversi mettere in cattiva luce davanti ai controllori? È come andare davanti a un cane da guardia di una casa e iniziare a sventolargli davanti una bella bistecca. Sicuramente quel cane sarà ingolosito e quindi ti verrà addosso. Se non hai voglia di avere problemi col cane da guardia, meglio lasciarlo stare e non sventolargli delle salsicce di fronte. E questo probabilmente Visa l'aveva già capito ai tempi, perché comunque già ai tempi la SEC aveva già mandato delle dichiarazioni a Ripple dicendo guarda che stai per, oppure potresti infrangere ste leggi. Abbiamo visto come è andata a finire, attualmente siamo nella situazione che vediamo tutti i giorni, cioè Ripple che è contro la SEC e piano piano sembra che stia portando una vittoria verso Ripple, ma
vedremo ovviamente alla fine. Quindi nel momento in cui ci sarà la fine, probabilmente avremo anche la comunicazione di Visa che dice sì, stiamo usando la struttura di Ripple, a meno che non ci sia qualche giornalista tra voi che ha dei contatti con Visa e ha voglia di discutere con loro di questa cosa. Io rimando tutto a quando ci sarà il comunicato ufficiale e per adesso io vi ringrazio e scusatemi se il video è stato lungo, ma come potete vedere è un'azienda molto molto complicata e ha molte cose al suo interno e quindi è stata difficile, ma è stato un bello studio e vi ringrazio a voi per avermi imposto di studiare questo tipo di progetto e vi rimando al prossimo mese quando appunto mi direte che cos'è che volete studiare. Io attualmente vi rimando al prossimo video che dovrebbe essere proprio oggi alle 5, che c'è XRP appunto, XRP contro euro e niente, vi auguro una buona giornata e buon lavoro.